Ci sono vite che sembrano scritte da un regista di Hollywood. E poi c'è la vita di Alex Zanardi, che va oltre ogni immaginazione. Questa non è solo la storia di un pilota automobilistico e nemmeno la storia di un tragico incidente. Questa è la storia di un uomo che ha ridefinito il significato della parola impossibile. E se pensi di aver avuto una giornata difficile, fermati un attimo, guarda questo video fino alla fine, perché la storia di Alex cambierà il tuo modo di vedere le sfide della vita. Voglio soltanto dire che mi sono spezzato ma non mi piego, è una gara dura ma faccio il massimo per vincerla. Alex nasce con la velocità nel sangue, grinta da vendere, un sorriso contagioso e un talento puro que lo porterá fino alla Formula 1. Dando todo de sí en estas últimas emocionantes curvas. Zanardi se mete en el centro y se va de frente. ¡No puede ser! Y termina adelante. ¡No! Zanardi termina enorme en la última vuelta. Alex Zanardi. Ma è in America, nel campionato kart, che diventerà una leggenda. Lo chiamano The King of Donuts, perché festeggia le vittorie facendo girare la macchina su se stessa bruciando i copertoni. È un idolo, è veloce, è ironico, è indistruttibile. Fino a quel maledetto giorno. Lautzling, Germania. Mancano pochi giri alla fine della gara. Alex esce dai box, perde il controllo della vettura e si gira in mezzo alla pista. Pochi secondi dopo, un'altra auto lo centra in pieno a 300 km/h. Picks up the lead. Oh, and Zanardi, with a terrible crash. L'impatto è devastante, la sua vettura viene letteralmente spezzata in due. Le ferite sono tragiche, Alex perde entrambe le gambe di colpo, arriva in ospedale con meno di 1 litro di sangue nel corpo, riceve l'estremo saluto dal cappellano. Per la scienza medica è praticamente morto. Ma il cuore di Zanardi decide che non è arrivato ancora il momento di arrendersi. Alex sopravvive e quando si sveglia dal coma la sua reazione lascia tutti senza parole. Non si piange addosso. Guarda quello che è rimasto e dice: bene, da dove cominciamo? Non solo riprende a camminare con delle protesi che lui stesso contribuisce a progettare, ma tornerà a correre, vincendo gare nel campionato WTCC su auto modificate. Last couple of corners, Alex Zanardi will win round 14 of the World Touring Car Championship at Oschersleben. Absolutely mentalism breaking out Roberto Ravaglia there and Umberto. Ma la sua seconda vita ha in serbo qualcosa di ancora più grande: la handbike. Tra il 2004 e il 2005 Zanardi scopre il ciclismo paralimpico e diventa una macchina da guerra. Con una forza d'animo e delle braccia d'acciaio conquisterà il mondo. Nel 2012 a Londra otterrà 2 medaglie d'oro e 1 d'argento. E ancora nel 2016 a Rio ancora 2 medaglie d'oro e 1 d'argento. L'immagine di Alex che taglia il traguardo a Londra sollevando la sua handbike con la sola forza delle braccia diventerà il simbolo universale della vittoria dello spirito umano sulla materia. Zanardi non è più solo un atleta, è un faro di speranza per milioni di persone. Giugno 2020, Alex torna di nuovo in sella in Toscana per una staffetta di beneficenza da lui stesso ideata per promuovere lo sport paralimpico. Ma il destino, ironico e spietato, si metterà di traverso un'altra volta. Una perdita di controllo, lo scontro devastante con un camion, di nuovo il buio, il coma, la lotta disperata tra la vita e la morte. Per 6 lunghi anni Alex combatterà la sua battaglia più silenziosa, lontano dai riflettori, protetto dall'amore immenso di sua moglie Daniela e di suo figlio Nicolò. Non lo vediamo più in pubblico, ma la sua presenza continua a farsi sentire ovunque.
Anche senza parlare, Alex continua a insegnare al mondo cosa significa resistere. Poi, il 1 maggio 2026, a 59 anni, quel cuore immenso smetterà di battere. In una beffa del calendario che lo unirà per sempre a un altro mito dei motori, a Ayrton Senna, Alex si spegnerà serenamente. Ma c'è una cosa che la morte non potrà mai fare: cancellare quello che Alex Zanardi ha costruito. Ai suoi funerali a Padova, la sua handbike era appoggiata lì, ai gradini dell'altare, circondata dai compagni di 1000 avventure. Suo figlio Nicolò lo ricorderà con parole bellissime. Mi ha anche insegnato tanto, perché quando ho fatto questa cosa qui, come quando si faceva il caffè e bastava la pizza, lo faceva sempre col sorriso. E allora lì ho capito una cosa che lui ha sempre detto, però quando la vedi con i tuoi occhi, a volte la capisci meglio, no? Che non è necessario per forza pensare alle grandi sfide, alle grandi imprese per trovare il sorriso, la gioia e la gratificazione. Sono cose che partono dalle piccole cose, e quello che lui ha sempre detto è che se tu trovi il sorriso nelle piccole cose, la gioia nelle piccole cose, che fai tutti i giorni, perché il caffè lo fai tutti i giorni, allora quelle sono le basi migliori per costruire una vita meravigliosa. È questo il suo vero capolavoro. Non solo le medaglie d'oro, ma la capacità di rendere meravigliosa ogni singola giornata, a prescindere dalle carte che il destino ti ha servito. Zanardi ci ha insegnato che la vita non è ciò che ti accade, ma come reagisci a ciò che ti accade. Ci ha insegnato a non vedere il limite, ma l'opportunità. Sì, Alex ci ha lasciati fisicamente, ma la sua strada, la strada di chi non si arrende mai, è stata tracciata per sempre. Come diceva sempre lui, ci si può aggrappare ai problemi o alla vita. Io ho scelto la vita. E adesso tocca a noi onorare quella scelta. E se la storia di questo supereroe moderno ti ha toccato il cuore, lascia un like e iscriviti al canale per continuare a ricordare ed esplorare insieme le più grandi storie dello sport e dell'uomo. E voi qual è il ricordo più bello che avete del grande Zanardi? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ciao Alex e grazie di tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Stay tuned, stay curious.